Tu pensi che te vinci, ma tu solo se non ti gratti vinci. Yeah, io penso solo a vincere, voglio soltanto vincere. Io sono cresciuto al muretto con la vecchia scuola e con quella a metà, tra quella di adesso e la vecchia reale, molti sono ancora attivi. Il writing è stata la mia prima passione che mi ha avvicinato all'hip hop. Mi ricordo che rubavo i gessetti a scuola e andavo in via Bagnera, davanti al liceo Santa Marta, dove sono usciti un casino di writer, tra cui sembra ci fosse Calimero lì, se non sbaglio. C'era Calimero, c'era Jake La Furia, Fame. Tanti sono usciti da lì. Praticamente niente, rubavo i gessetti, andavo lì a farmi le tag di sopra, c'erano le tag di tutti quanti, tutti passavano da via Bagnera. Da lì poi ho capito che avevo paura, fondamentalmente, ci mettevo tipo 3/4 d'ora a fare una tag, perché se vedevo a 3 km una persona mi dovevo fermare, dovevo star lì ferma. Dopo un po' ho capito che non era roba mia, nonostante fosse appunto stata la mia prima passione. Poi mi avvicinai al breaking, provai a breccare, ma anche lì e dopodiché fortunatamente alla terza abbiamo trovato qual era la mia vera natura e la mia dote. Io personalmente sono legato a questa cosa e finisce qui. Ho tanti amici con la quale passo spesso bei momenti. Sono cresciuto con i vari Tawa, Rush e tanta altra gente al muretto e non. C'erano i CKC, c'erano i 16K, c'erano TGF, VDS, DCN, VMD, Neuro e gli altri. Mi ricordo gente che non tanti si ricordano. Mi ricordo questi blocconi in centro di Ken, MNP, in crew con Chief e tanti altri, HKN, c'era un pazzo di nome Spank, forse Gwen, Hook, altro pazzo, c'era Mindone. Ai tempi era un'altra cosa anche questa, poi non c'erano le telecamere, quindi direi che va dato alla nuova generazione atto di tutto quello che stanno facendo, perché comunque è un altro mondo. Ai tempi telecamere non c'erano, quindi tutto quello che fanno va apprezzato il triplo, senza mai mancare di rispetto a quelli che hanno fatto la storia in questo paese. E quando non c'era niente, quando non c'erano neanche i colori buoni. Adesso da una parte è tutto settato perfetto, dai colori a tutto quanto, a internet per pubblicizzarsi, eccetera eccetera. Dall'altra parte c'è il fatto che comunque i rischi sono maggiori rispetto a prima. Mi sveglio alle 6 del mattino incazzato perché è già tardi. Mamma da piccolino mi ha detto di uscire a farli. Messo sopra la mappa i miei 500 bastardi. Ho fatto tanti di quei danni che neanche riesco a contarli. Pollo e salsa di soia con ananas e anacardi. Fumo con me a Santiago di Cuba, bevo Baccardi. Caga il denaro che qui non ce ne sono di saldi. B come Bao, il processo rosso più di biscardi. Nati per fare la guerra, la pace a noi non ci piace. Che in strada 6 non contano i follower o il mi piace. Bad Reputation nasce probabilmente dalla mia esigenza di evidenziare tutto il lavoro fatto in questi anni per ricavare appunto la reputazione che ho in questo momento. Bad non è realmente attribuibile a cattivo, inteso come cattiva reputazione in quel senso lì, di brutta persona. No, non è così, è proprio andare al contrario degli altri e finire come personaggio scomodo agli occhi di molti. Nuova wave, nuovo flow, nuovo beat, bad and brave, nuovo don, c'est la vie, carta e penna, spliff e clipper, easy kit, zero rave, studio porn, cale weed, everyday, con la gang, sulla street, by the way, Pink Empire firma un'altra hit. Io penso che il riuscire ad andare avanti con le proprie forze senza dover
non dover dire grazie a nessuno sia un motivo di vanto. A un certo punto penso che la vita ti metta di fronte a nemmeno delle scelte, diciamo ti mette alla prova, ti testa per quanto sei tu, per il valore di te stesso. Io penso che nel 2020 con internet che fa il 90% del lavoro, ognuno di noi credendo in se stesso possa riuscire ad arrivare a risultati che realmente poi la major non sempre riesce a darti, capisci? La major può comprarti, può pagarti la promozione con determinate società che magari hanno dei bot e ti fanno alzare gli ascolti in maniera grossa, ok? Però non puoi imporre alla gente di piacerti, quello deve sempre venire da te. Se tu sei un minchia rimarrai, anche se ti pompa la major dalla mattina a sera, mettendoti in tutti i programmi piuttosto che riuscendo a farti passare in tutte le radio, eccetera eccetera. A un certo punto della tua vita, neanche della tua carriera ma della tua vita, ti rendi conto che lavorare per regalare agli altri ciò che non meritano neanche da lontano, perché poi se si parla di lavoro devi meritartele, ok? In Italia meritocrazia non c'è mai stata, di conseguenza ti ritrovi a dover a faticare tu giorno e notte per la tua carriera e tutto quanto, e a fine rendiconti dover lasciare i soldi che realmente tu hai creato a gente che non ha fatto un cazzo per te. Di conseguenza tempo fa io ho deciso di lasciare, dopo la mia esperienza con la major, ho deciso di puntare su me stesso e di credere nelle mie potenzialità. Se serve aiuto, voi mi chiamate e vi porto l'occhio, nulla è dovuto, se non pagate, godono in pochi, manca un minuto, dopo evitate, fate da soli, tempo scaduto, basta cagate, fine dei giochi. In realtà poi il diavolo non è che sia la major è uno dei poteri del diavolo, mettiamola così, però già anni fa con l'avvento di Gali e della nuova generazione in tanti hanno fatto vedere che realmente non gli serviva l'appoggio di nessuno per diventare fenomeni nel nostro paese, e penso che la loro esperienza abbia motivato tantissimi giovani a credere in se stessi, a non lasciare il proprio lavoro ad altri, a terzi, capisci? Perché poi alla fine dei conti per la maggior parte dei casi, almeno che quando poi arrivi a un certo livello, ovviamente poi quelli sono i nomi di management piuttosto che manager, eccetera eccetera, però solitamente lo vediamo anche in questo periodo storico, dove tutto è cambiato comunque per quanto riguarda la nostra musica. I manager o comunque le persone a cui viene data la responsabilità non solo artistica ma anche economica del proprio artista sono quasi sempre il miglior amico. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0 gang, LA Mood a Milano Sud, al mio fianco una Margot, Arsenio Lupin, boh, ci prendiamo tutto, we the best, mostri in giro per il blocco, horror fest, tipo che sto a te come l'house a guest, versi di passione come zero stress, baby tu sei la mia Kim ed io il tuo Kanye West. Ma penso che a tutti piacerebbe essere ricordati come viene ricordato tutt'oggi Nipsey, piuttosto che altri artisti che non ci sono più. La cosa brutta è che spesso e volentieri appunto questo titolo lo ottieni una volta che non ci sei più qua, ok? Quindi la gente si accorge di te quando ormai non c'è più bisogno non c'è più tempo, capisci? A parte Jay-Z e Berlusconi. Come si dice, a tutti piacerebbe avere quella posizione lì. Io penso di aver fatto, guarda, i ragazzini, puntare il dito sui ragazzini di adesso è brutto, perché siamo stati ragazzini noi e quando eravamo ragazzini noi eravamo stupidi come loro, perché vivevamo in questa bolla di novità. Poi sì, è vero, non c'era internet, la generazione era diversa, ma eravamo stupidi a modo nostro anche noi, capito? Poi certe cose noi in realtà non ci potevamo permetterle di farle perché, come ricordavamo col buon Rush, pigliare gli schiaffoni, capito? Quindi ti dovevi rapportare, prima di scrivere due cazzate dovevi dire aspetta, poi quelle cazzate le sentono quello che ti conoscono, allora capisci, due calcoli te le fai.
E noi siamo cresciuti in un altro mondo, okay? Un mondo che non esiste più adesso se non ricordato dalla gente più grande. Bisogna abituarsi anche, a volte per come siamo cresciuti noi sarebbe più facile educarli, però educare le persone come quando noi eravamo piccoli non è che bastava da tua mamma sentirti dire quello lì non lo devi fare, perché ovviamente 2 minuti dopo andavi a farlo, quindi è la stessa cosa, e l'unico modo per far capire alla gente cos'è il giusto e lo sbagliato è spesso e volentieri la violenza, che ti insegna a percepire il dolore quando una cosa non è giusta, ok? In tutte le sue forme. Di conseguenza io sono stato un coglione anch'io quando ero più piccolo, e magari i messaggi venivano in secondo piano perché pensavo a tutt'altro. Adesso magari che sono cresciuto, tutto quanto, il mio modo di vivere, di raccontare, spero che serva a educare i ragazzi, almeno a tramandare i valori che noi ancora portiamo avanti. Tutto qui, che ormai stanno venendo dimenticati, perché più avanti le generazioni vanno e più internet viene a prendere possesso di tutto quanto, e lì il rispetto viene a mancare a priori, capisci? Le generazioni che sono nate adesso sono cresciute senza gli schiaffi, perché i genitori ovviamente hanno da fare i soldi, devono far mangiare i propri piccoli e tutto quanto, sono spesso assenti, sono a lavoro eccetera eccetera, quindi piuttosto che educare in un certo modo il figlio li metti davanti l'iPad, e spesso e volentieri questi ragazzi non riescono a capire che cosa è giusto e quello sbagliato, e il rispetto, che è la base fondamentale di questa cosa qua, che se vogliamo può essere anche chiamata hip hop, perché questa cosa qua a noi ci ha cresciuto, ok? Guardando i nostri modelli in America, stando in strada e vivendo realmente determinate situazioni, siamo cresciuti. Adesso tentiamo di raccontare, di far capire ai ragazzi determinate cose, poi non ti ascolteranno mai sotto quel punto di vista, però, e non tutti comunque, perché comunque è giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare, e ci sono ragazzini nuovi che sanno il fatto loro, che sono cresciuti in un certo modo, e di conseguenza mi ci rivedo in loro, quindi tutto regolare. Big mi ripete stai lontano dai guai, lontano dai rapper italiani, stai lontano dal club, lontano dai maiali, così eviti di sporcarti le mani. Big mi ripete stai lontano dai guai, stai lontano dai guai. Big mi ripete stai lontano dai guai, stai lontano dai guai. Partiamo dalle differenze tra Italia e Giamaica. Parliamo di cose positive, sicuramente che lì comunque si tratta di terzo mondo, quindi le problematiche sono estremamente diverse e maggiori, e vedere sempre questa gente felice, comunque sia non preoccupata, e viversi la vita così come viene. Tanti sanno che è un posto abbastanza pericoloso, e molti penseranno che la vita in certi posti vale di meno. Modo te ne danno da pensare, perché succedono determinati episodi che magari qui non li sentiamo manco da lontano, ok? Però in tutto il mondo è paese, quindi anche noi abbiamo le nostre problematiche eccetera eccetera. Lì una delle differenze più grosse che viene a mancare rispetto al nostro paese è la libertà, ok? In termini proprio che non puoi passeggiare per strada tranquillo come passeggi a Milano o in qualsiasi altro posto d'Italia, anche nel posto più brutto, ok? Quando c'è la fame e la gente non pensa a niente, non è. In tanti mi dicono ma tu sei ancora vivo dopo quasi 12 anni che sei lì qua e là, sicuro tu non manchi di rispetto a nessuno, quindi la gente, se fai così nessuno ti caga il cazzo. E in realtà non è proprio così. Questa cosa la puoi dire riguardo all'Italia, che se tu ti comporti bene nessuno ti viene a cagare il cazzo, e lì c'è la fame, quindi la gente non gli è fatto un cazzo che tu manchi di rispetto, no, tu hai qualcosa che loro non hanno e loro la devono avere, semplice. Okay. Però ripeto, si vivono la vita in maniera così tranquilla,
spensierata, la musica lì è il 70% della vita loro, quindi ovunque vai tu senti musica, questi impianti giganti pompano bassi ovunque, la sera tutti vanno alle feste, ci sono 1000 feste, 1000 club piuttosto che street dance e robe così, la gente si dimentica di qualsiasi problema. In Italia ci si lamenta per le cazzate, in realtà nessuno muore di fame o sì, qualcuno che sta realmente male c'è, non è che non facciamo finta di non vederli, però stiamo rapportando il primo mondo col terzo, quindi non c'è paragone. E a me l'esperienza della Giamaica è servita tanto più che musicalmente a livello umano, capito? Mi ha forgiato a livello di carattere, di tutto, sai, cresci magari qui in strada e hai conoscenze di persone che comunque sono importanti o che, eccetera eccetera, già ti credi intoccabile, chissà cosa, e poi magari ti capita che hai 30 anni e non hai mai visto un ferro, lì come qui vedi le canne in giro, la gente che si fuma le canne, lì vedi, sono quasi tutti armati, illegalmente o legalmente, però le armi sono ovunque, quindi è già un altro viversela, capisci? Però ripeto, ci sono tantissimi pro, per conseguenza anche io la decisione di far crescere mia figlia lì e non portarla qua per vivere è dettata dal fatto che magari, a prescindere dai contro che ci sono molto più pro rispetto all'Italia, ma a livello proprio di qualità di vita, okay? L'educazione, la scuola e tutto quanto. A me, per quanto riguarda la mia carriera, è servito proprio perché mi ha forgiato a livello umano e tutto quello che io faccio nel mio lavoro rispecchia la mia vita, quindi è stata riportata in musica. Non preoccuparti di me, no, tu non preoccuparti più, me la caverò comunque anche se adesso al mio fianco non ci sei tu. Sto rincorrendo i miei gol, no che non ti chiamerò più, colpiscimi adesso, colpiscimi forte oppure non colpirmi più. C'ho 40 anni, però mi sembra che ho iniziato a rappare tipo per la voglia che ho tipo dal mese scorso, nel senso che per me è iniziato ieri, capito? Ogni volta così a fine di un progetto rinizia la routine ed è come se tutto ricominciasse, quindi non è che io parto dal fatto di dire sono vacca, faccio un tot di dischi, allora sto qui, basta, non faccio più un cazzo, tanto sono vacca. No, funziona così. Tu puoi essere chi cazzo vuoi, puoi essere anche Eminem, però se poi non ti rapporti e non lavori, non puoi vivere di passato, di ciò che hai fatto prima, capito? Non basterà mai e nessuno si accontenterà mai, almeno che tu non... Chi si accontenta perché ormai alla vetta c'è già arrivata e alla vetta non ci sono ancora arrivata, la mia vetta, quello che io voglio realmente arrivare, quindi continuerò a lottare per questa cosa qua. E no, non mi sento sazio per un cazzo, per niente, c'ho una fame. Sto rincorrendo i miei gol, no che non ti chiamerò più, colpiscimi adesso, colpiscimi forte oppure non colpirmi più. Non preoccuparti di me, no, tu non preoccuparti più, me la caverò comunque anche se adesso al mio fianco non ci sei tu. Non preoccuparti di me, no, tu non preoccuparti più, me la caverò comunque anche se adesso al mio fianco non ci sei tu. Sto rincorrendo i miei gol, no che non ti chiamerò più, colpiscimi adesso, colpiscimi forte oppure non colpirmi più. Non preoccuparti di me, no, tu non preoccuparti più, me la caverò comunque anche se adesso al mio fianco non ci sei tu. Sto rincorrendo i miei